Il mondo della Turandot, di Turandot, non è il mio, è il nostro. Lo spettatore è il vero artefice dello spettacolo. Quello che quest'opera racconta è la storia nostra, è la storia di un'anima, è la storia di un viaggio di formazione, breve o lungo che sia, può durare un'ora, 5 minuti, un secondo, una vita intera, tutto è molto relativo. E poi Turandot non esiste, esiste nella mente di Calaf o esiste nella mente nostra quando ci vogliamo vedere o dare di noi stessi un'immagine, ma soprattutto una dimensione che non esiste. Il dolore nasce quando nella relazione con il mondo esterno ci accorgiamo che questo altro non è quello che noi vogliamo, che noi stessi non siamo quello che noi desideriamo. Ecco, questo è il viaggio che i protagonisti compiono. Liu lo fa in una maniera uterina, in una maniera molto più diretta. Altri personaggi devono percorrere tante prove, tanti quesiti, tante situazioni. Ma Turandot non esiste. Liu, uccidendosi, uccide Turandot e quindi la libera, la riscatta. L'accettazione alla fine diventa la nostra meta. Non mi piace pensare che Calaf sia la parte maschile dell'opera. Sicuramente l'opera è centrata sul mistero dell'amore e della passione, ma quello che secondo me è più interessante è la dialettica e pensare che tutto avvenga nella mente di questo sognatore, di qualcuno che cammina, che percorre la vita. Turandot siamo noi, sono io, sei tu. Turandot è chi vince la battaglia della vita, cioè attraverso il dolore, attraverso il sacrificio, esce da se stessa e trova il contatto con l'altro. Quest'opera è un poema sull'alterità, per questo non mi piace parlare solo di passione o di polarità maschile e femminile. Mi interessa questa dialettica, il trovare una connessione con il fuori da sé, che è la cosa più difficile nell'esistenza. Tutti mi chiedono di come mai io mi occupo di regia, di scene, di costumi, ma in realtà per me è fare una cosa sola. È mettere l'orecchio sulla cassaforte della musica e di un testo, aspettare il click e vedere che tutto ha a che vedere con tutto. In questo caso la danza mi aiuta moltissimo perché è il sentire puro però reso attraverso il corpo e quindi il danzatore, la danzatrice, accompagna tutta l'opera come vivendo su se stessa insieme al coro, diciamo. Qual è in questa messa in scena il ruolo del coro? In questo caso approfitto della dimensione di questo coro che schizzoide passa da un sentimento all'altro in maniera rapida e successiva per rappresentare tutta la dialettica, tutta la curva della storia. Quindi io divido il coro uomini come multipli della madre o del padre in questo caso. E il coro donne diventa la moltiplicazione di Turandot. Tutti loro hanno un segno rosso che marca la dicotomia, la bipolarità, se vogliamo, della personalità nostra. Ma alla fine Calaf non si sa quale Turandot abbia riconosciuto. Che cosa si vede in questa Turandot? Si vede come spazio scenico uno spazio che è una stanza, un non luogo, ma un non luogo che è fatta di luce tenue, di luce abbagliante, di luce che apre ad altri mondi, ad altri spiragli. Ci sono 3 porte che aprono su 3 dimensioni e a strisce rivelano un percorso, un viaggio
attraverso un mondo che riconduce più alla classicità che alla suggestione orientale, perché io alla fine sono contemporaneo, e forse è la nostra sensibilità. L'idea di Gianandrea Noseda era di arrestarsi alla morte di Liu e io mi sono entusiasmato molto perché mi dava l'opportunità di fare una riflessione sull'opera come genere. Singolarmente Puccini, nell'ambizione e nella volontà di fare qualcosa di veramente nuovo, non porta a termine il suo lavoro e lo lascia aperto, quindi il non finito diventa infinito. Ecco, questo mi sembra già di per sé un input straordinario da lasciare allo spettatore, perché stranamente Turandot è anche l'ultima opera del grande repertorio italiano. Certo, dopo ne sono venute ancora e ne verranno ancora, ma la grande epopea dell'opera italiana finisce lì. Finisce eppure comincia. Perché per il 99% tutti i grandi teatri dell'orbe terracque rappresentano proprio questi titoli in maniera ossessiva. C'è come un'ostinazione terapeutica su qualcosa di solido che va molto oltre la postcontemporaneità.